Passiamo a un altro teatro per non farci appunto mancare niente. Ieri Stoltenberg, segretario della NATO, ha dichiarato che Taiwan rischia la sorte dell'Ucraina. Vero? Non ci dilunghiamo molto, poiché 2 settimane fa abbiamo parlato di Cina e quindi anche dell'argomento in questione con Tiziano Marino, uno dei migliori analisti in Italia del CESI sulla Cina. Vedetevi quel filmato, ne vale la pena. Non ne trovate di molto migliore in giro. Tutto dipende da come si svilupperà la situazione interna in Cina e quanto Xi Jinping è saldamente in sella. Gli ultimi sviluppi sulla messa in liquidazione di Evergrande, le ripercussioni sul mercato interno, la crescita molto più bassa di quello previsto sul mercato interno, ma anche quello finanziario, e le ricadute sul livello di vita della popolazione pongono timori in proposito. In più, come accennato, le purghe che hanno colpito molti alti dirigenti, soprattutto delle forze armate, ufficialmente per corruzione, forse nascono da lotte di potere interne, quindi da una debolezza di Xi che tenta di dominare il partito con un pugno di ferro. Quindi, tenta di dominare il potere, il partito e il potere. Come dice Tiziano Marino, come ha detto, noi le cose sulla Cina, appunto, che è un'entità estremamente misteriosa anche per gli analisti, le sappiamo quando i fatti sono già avvenuti. Le accuse di corruzione sono il classico metodo per sbarazzarsi degli avversari. La corruzione, ammesso che sia reale, viene tollerata finché il corrotto o presunto tale non dia fastidio, oppure non diventa dannosa per il sistema, troppo dannosa per il sistema, quindi intollerabile. In Russia in realtà è il contrario. Chi non si arricchisce viene visto con sospetto, tra parentesi. In Italia ne sappiamo qualcosa. Se ci fosse questa debolezza, o meglio fosse percepita, cosa c'è di meglio che risvegliare il notevole nazionalismo cinese riguardo alla narrazione? Perché è una narrazione del ritorno a Taiwan alla Cina, che nella storia non è mai stata o quasi cinese. Non è detto che si arrivi a uno scontro armato, intendiamoci, ma a confronti sempre più duri e a un blocco navale o commerciale dalle conseguenze imprevedibili. Ma comunque la situazione potrebbe facilmente sfuggire di mano. D'altro canto, Taiwan è il principale produttore di chip al mondo e la Cina ha bisogno di quei chip. Un'azione di forza vedrebbe inesorabilmente distrutti quegli stabilimenti, privando la Cina di componenti essenziali per la produzione dei suoi manufatti. In effetti la TSMC, la più grande produttrice di chip, che è appunto taiwanese, sta delocalizzando parte della produzione all'estero, soprattutto in America, proprio per prevenire un possibile blocco delle esportazioni. Ma molto più facile sarebbe per la Cina, come elemento di distrazione di massa, attuare la strategia del fatto compiuto, cioè prendersi quelle isolette appartenenti a Taiwan o alle Filippine o al Vietnam, che sono da decenni oggetto di contesa, nonostante in taluni casi verdetti sfavorevoli alla Cina da parte dei tribunali internazionali. Gli Stati Uniti morirebbero per Taiwan, forse, ma non è sicuro. Ma per le isole Pratas o per gli scogli di Scarborough rimorirebbero? Che sono appunto scogli o poco più, o al massimo a Pratas un villaggio di pescatori. Per questo gli Stati Uniti stanno trasformando le tattiche dei Marines, cioè stanno facendo piccole formazioni agili che si spostano di continuo da un'isola all'altra, con un grosso potenziale di armamento a lunga distanza, per prevenire il fatto compiuto. Il generale, tra l'altro, americano Minihan dell'aeronautica, ha pronosticato l'entrata degli Stati Uniti in guerra con la Cina a causa dell'invasione di Taiwan entro 2 anni. Era il 2023.
Non so come abbia fatto queste sinistre previsioni, però resta inquietante. Ci sono registrazioni, bisogna vedere quanto affidabili però, in cui si sentono funzionari cinesi, esportazioni che sono state, portate, a Singapore o in Thailandia, non ricordo bene per via, traverse, in cui si sentono funzionari cinesi di una provincia parlare di approvvigionamenti da fornire alle forze armate per la prossima guerra, per la prossima invasione. Sulle sagome bersaglio delle portaerei americane del deserto del Xinjiang ne abbiamo già parlato 15 giorni fa. Sicuramente per la Cina non sarebbe facile, poiché i siti adatti allo sbarco, parliamo dell'isola principale, quindi di Taiwan, sono nella parte opposta della costa cinese, con gravi problemi logistici, e da questo punto di vista la Cina non sarebbe ancora pronta. Se scoppia la crisi in Estremo Oriente, l'Occidente avrebbe problemi notevoli di overstretch, dovendo dividere le sue forze in molte direzioni diverse, e sicuramente con un confronto in Cina scoppierebbe qualche altro teatro più vicino a noi, profittando appunto della situazione, profittando di qualcuno di quei paesi che abbiamo nominato. Del resto anche l'Iran, abbiamo visto, comunque ha problemi di overstretch. Uno dei possibili teatri potrebbe essere il Sahel e tutta quella fascia che decenni di incuria occidentale hanno consegnato alla Russia e alla Cina. Pensiamo a tutta quella fascia che va dal Burkina Faso al Mali, al Niger, Chad e Sudan, che in pratica divide circa in due, taglia in due nell'Africa, e che quindi è controllata dagli eredi del gruppo Wagner, quindi dai russi, o perlomeno con pesanti influenze russe. Ci sarebbe, come avevamo detto, molto altro da dire. Questi sono solo localmente i teatri principali, ma ricordiamo anche la costruzione della diga in Etiopia sul Nilo, che mina i rapporti tra Egitto ed Etiopia stessa, con il Sudan in mezzo, e tutti quelli elencati all'inizio. Ma qui ci fermiamo. Se avevamo quindi, ripetiamo all'inizio, pronosticato un 22 brutto e un 23 forse peggiore, se va avanti così, il 2024 sarà ancora peggiore, anche e non solo per le vicende geopolitiche, come abbiamo detto, ma anche per quelle dei diritti umani, civili e libertà democratiche. L'unica speranza è che se il 2024 si manterrà perlomeno a livello del 2023, forse avremmo un 2025 migliore. Spero di non avervi reso troppo sconvolti e tristi da questa mia disamina, ma così sembrano le analisi. In ogni caso, quindi, buona serata a tutti e ci rivedremo con la prossima puntata di GED, la 144, dove ci sarà un nuovo, ulteriore approfondimento sul Libano di Samuele Guizzon, come la settimana scorsa. Arrivederci e buona serata a tutti.